Ok, allora partiamo con le nostre 20 catenelle del busto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dopodiché facciamo 5. No, perché... Ok, partiamo subito con 10 catenelle che sono la metà, no, scusate, 15 catenelle che sono la metà del nostro busto che iniziamo della nostra schiena che iniziamo aperto in modo da mettere il bottoncino, poi andremo a chiuderlo dopo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ora facciamo 20 catenelle per le nostre spalle. Scusate, 15 catenelle per le nostre spalle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dopodiché 30 catenelle per il fronte con il nostro busto davanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Di nuovo 15 catenelle per le spalle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e di nuovo 15 catenelle per la metà della nostra schiena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Carico il filo nella seconda catenella dall'uncinetto, entro e faccio una maglia alta. Quindi siamo a 2 maglie alte. Ne dobbiamo fare 15, quindi 3, 4. Sono arrivata alla mia 15ª maglia alta, faccio 2 catenelle e faccio un'altra maglia alta dentro allo stesso punto, in questo modo. E di nuovo a questo punto faremo 15 maglie alte della nostra spalla, quindi 2, 3, ovviamente questa doppia non conta, quindi iniziamo a partire dalla seguente. 3, 4, di nuovo sono arrivata alla mia 15ª, faccio 2 catenelle e un'altra maglia alta nello stesso punto. Dopodiché dovrò fare, partendo a contare da quella successiva, 30 maglie alte, che è la nostra parte frontale. Quindi 2, 3, sono arrivata alla mia 30ª maglia alta, 2 catenelle e un'altra maglia alta nello stesso punto. Di nuovo 15 maglie alte, una, 2, 3, 4, arrivata alla mia 15ª, un'ultima volta faccio le mie 2 catenelle e un'altra maglia alta dentro lo stesso punto. Concludo il giro con le mie ultime 15 maglie alte. Arrivata alla fine faccio 2 catenelle, giro il lavoro e faccio una maglia alta
sopra ogni maglia alta, in questo modo, fino al primo angolo. Dopo faremo il primo angolo, faremo l'aumento e poi ci troviamo prima della sequenza da 30. Adesso vi faccio vedere velocemente come fare l'angolo, anche se in realtà è molto semplice. Arrivo con le mie maglie alte fino all'ultima maglia alta prima delle catenelle, quindi lavoro proprio tutte le maglie. In questo modo. Una volta arrivata all'ultima maglia alta prima della catenella, abbiamo solo le catenelle, carico il filo, entro, faccio 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. A questo punto procedo anche per la nostra fascia, la nostra sezione per la spalla con tutte maglie alte, mentre quando arriveremo al nostro fronte, quindi al nostro busto, alla sequenza di 30 maglie alte che è il nostro busto, vi farò vedere come fare la trama. Quindi arrivo all'angolo, in questo modo, faccio il mio aumento dell'angolo, quindi carico il filo, entro dentro una maglia alta, 2 maglie alte, 2 catenelle e sempre dentro lo stesso archetto altre 2 maglie alte. Ok, arrivati all'angolo facciamo 2 maglie alte nelle 2 catenelle successive, in questo modo. Una catenella, carico il filo, salto un punto di base, in quella successiva faccio una maglia alta, ne dovrò fare 12 calcolando questa come prima, quindi faccio le mie altre 11 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quindi dal buco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Una catenella, carico il filo, salto un punto di base e in quello successivo ancora faccio la mia maglia alta. E di nuovo devo avere un totale di 12 maglie alte, quindi siamo a 2, arrivati alla 12ª maglia alta, un'ultima volta una catenella, salto un punto di base, in quella successiva e faccio 2 maglie alte, quindi iniziamo e chiudiamo il blocco decorativo con 2 maglie alte, in questo modo. E poi procedo facendo il mio angolo, quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Procedo continuando con le maglie alte e con gli angoli fino alla fine. Alla fine poi dovremo unire 2 lembi perché sarà un body chiuso, ma lo facciamo sempre partire, di solito i body per bambini si fanno sempre partire aperti in modo da poter mettere comunque sempre un bottoncino per la testa, in modo che sia più facile da inserire.
Ok, arrivati alla fine, prendo l'altro lembo, stando ben attenta a non ruotare, lo combacio in questo modo, prendo il filo, entro nella terza catenella che trovo, che in realtà è la prima che è stata fatta per alzare il lavoro, in questo modo, entro e faccio una maglia bassissima. Vedete, così noi abbiamo tenuto comunque lo spazio per il nostro bottoncino. Carico il filo e procedo con un giro di maglie alte. Quindi anche nel pannello decorativo non ci saranno azioni da fare, perché andiamo a fare sempre una maglia separativa, una riga separativa. Quindi procedo con le mie maglie alte lungo tutto il giro, facendo gli angoli come fatto precedentemente. Arrivata a questo punto faccio 2 catenelle e procedo con maglie alte fino alla parte di pannello, quella decorativa, quindi quella dove abbiamo fatto prima i buchetti. Quindi procedo, farò questo angolo e questa parte qua dove c'è la parte decorativa vi farò vedere come procedere. Ok, sono arrivata all'angolo prima del pannello decorativo, quindi prendo, faccio maglia alta nella prima maglia che trovo, nella seconda e nella terza. Dopodiché faccio una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, dentro allo spazio del mio buchetto entro e faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base e faccio una maglia bassa e una maglia alta, scusate, nella maglia successiva. Procedo di maglie alte e mi fermerò una maglia prima del buco nella riga precedente. Quindi procedo con le mie maglie alte in questo modo. Ancora una. Quando mi manca una maglia alta prima del buco, faccio una catenella, carico il filo, dopodiché salto una maglia di base, entro nel buco della riga precedente e faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base e faccio una maglia alta nel punto successivo e di nuovo procedo con maglie alte, fermandomi nella maglia alta precedente al buchetto della riga precedente. Quindi procedo e ancora una volta faccio una catenella, carico, maglia alta dentro al buco della riga precedente, catenella, salto una maglia di base, maglia alta nella maglia successiva. Dopodiché riprendo il mio giro di maglie alte con gli angoli come fatto finora, fino alla fine. Arrivati alla fine del giro chiudiamo nella terza catenella che abbiamo fatto per alzare il lavoro con una maglia bassissima, 3 catenelle,
2 catenelle, scusate, e ricomincio il giro con maglie alte senza decorazione, quindi il pannello decorativo lo andremo a fare direttamente con maglie alte. Dove troviamo i buchi, entriamo dentro il buco e facciamo una maglia alta normale. Conclusa la riga di maglie alte, procederò a impostare la seconda riga di lavorazione decorativa nel pannello frontale, quindi procedo con maglie alte e angoli fino all'inizio del pannello frontale. Ok, sono arrivata all'ultimo angolo prima del pannello decorativo. Quello che dovrò fare è, dove ci sono i triangolini, dovrò iniziare un nuovo triangolino a metà di quelli precedenti. Per farlo io ho preso il numero di maglie e l'ho diviso in modo che queste tre parti siano uguali, dello stesso numero di maglie. Questo ve lo dico in modo che voi possiate adattare il body a qualsiasi taglia, perché proseguendo dovremo sempre mantenere questo ritmo di decorazioni su questa parte qua. Allora, in questo caso, in base al numero di maglie che ho sotto, dovrò fare 14 maglie alte, quindi 1, 2, 3. Ho fatto la mia 14ª maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, in quella successiva maglia alta e di nuovo 14 maglie alte. Arrivo alla 14ª maglia, una catenella, carico il filo, salto un punto di base, in quello dopo entro e faccio la mia maglia alta. Dopodiché termino in maglie alte, che dovranno essere di nuovo 14. Dopodiché proseguo di nuovo con i miei angoli e le mie maglie alte. Quindi entro, faccio il mio angolo e proseguo esattamente come prima. Chiudo la mia riga come sempre con una maglia bassissima, in questo modo. 2 catenelle per alzare il lavoro e di nuovo procedo di maglie alte fino al pannello decorativo. Eccomi qua, ho fatto l'ultimo angolo prima del pannello decorativo. E adesso è molto semplice, perché una volta che voi avete individuato il vostro primo punto della decorazione, quindi avete il vostro riferimento, non ci sarà neanche bisogno di contare, perché basterà fermarsi una maglia prima del buco e fare i secondi buchi. Adesso vi faccio vedere, quindi faccio maglie alte fino alla maglia prima rispetto al buco della riga precedente. Quindi procedo in questo modo. Ok, vedete, sono arrivata a fare la maglia alta e mi sono fermata una maglia alta prima del buco. Faccio la mia catenella, carico il filo, salto questa maglia di base, entro nel buco e faccio una maglia alta. Una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, in quella successiva maglia alta e procedo di nuovo di maglie alte fino alla maglia alta precedente al buco della riga precedente. Quindi esattamente come prima. Vedete, una volta che avete il riferimento della decorazione iniziale,
che è l'unica parte che richiede un po' di calcolo, dopodiché non dovete neanche contare, perché in riferimento a quello dovrete fare un buco prima e un buco dopo. Di nuovo sono arrivata alla maglia alta precedente, una catenella, maglia alta dentro al buco, una catenella, salto una maglia alta e in quella successiva maglia alta. Procedo in questo modo adesso con tutte maglie alte, facendo i miei angoli, maglie alte e chiudo il giro. Dopodiché faccio un altro giro di maglie alte. Allora, ho finito, sono arrivata alla chiusura della riga dove abbiamo fatto la seconda parte della decorazione e devo iniziare la riga di maglie alte. Quindi faccio le mie 2 catenelle e procediamo di maglie alte fino al primo angolo, perché useremo questa riga di maglie alte per chiudere le spalle del nostro body. Quindi faccio tutte le mie maglie alte fino al primo angolo. Sono arrivata al primo angolo, prendo l'altro angolo successivo, lo faccio combaciare in questo modo, vedete che si forma questa piega, carico il filo, entro dentro il primo angolo, entro dentro il secondo angolo, tiro fuori il filo, carico e faccio la mia maglia alta. Dopodiché prendo il lembo che sta alla mia sinistra, lo apro in questo modo, carico il filo, entro nella prima maglia alta che trovo e procedo con le mie maglie alte. Vedete, adesso sono sul pannello decorativo, in questo caso faremo semplicemente una riga di maglie alte come prima, dove troveremo i buchi, entriamo e facciamo una maglia alta dentro al buco. Dove troviamo la maglia alta facciamo una semplice maglia alta. In questo modo. In questo modo andiamo a creare le maniche del nostro body. Mi fermerò sempre al primo angolo che trovo, perché poi dopo questo giro non ci saranno più angoli da fare. Quindi mi trovo il mio buchetto sotto, entro, faccio la mia maglia alta, ho una maglia alta, entro nel punto, maglia alta, ho il buchetto, entro nel buco, maglia alta e procedo in questo modo fino all'angolo. Sono arrivata al secondo angolo, prendo l'altro, lo combacio, quindi abbiamo questa situazione, carico il filo, entro nel primo, entro nel secondo, tiro fuori, maglia alta, apro il lembo e procedo di maglie alte fino alla fine della riga. In questo modo noi abbiamo chiuso le nostre maniche e abbiamo creato la circonferenza del torace. Ecco qua, ho chiuso la mia riga con una maglia bassa e vedete che ho creato la base del body con le maniche e il corpicino. Quindi, come avete visto, praticamente il blocco decorativo è formato da una prima riga in cui si segna il riferimento, quindi calcolando le maglie di base dovranno essere divise o in 3, se siete nella riga in cui ci sono 3 decorazioni, o in 2, comunque tenendo sempre conto di tenere la metà di quello precedente. Quindi in questo modo voi create il vostro riferimento, dopodiché nella riga successiva un buco prima e un buco dopo rispetto al riferimento e una riga di maglie di base.
di maglie alte di base. Quindi adesso andremo a fare i riferimenti della riga successiva, che in questo caso rimarranno sempre gli stessi, perché il numero di maglie a questo punto del body non aumenterà più, ma andrà giù dritta senza modificare il numero. Nel mio caso io prenderò come riferimento la prima decorazione e scenderò giù dritta ripetendola esattamente nello stesso punto. Lo farò qua e lo farò qua. Quindi i primi due sono quelli un po' più difficili in cui bisogna capire e calcolare. Gli altri in realtà vanno di pari passo rispetto al disegno del precedente. Quindi cominciamo. Faccio le mie solite 2 catenelle per alzare il lavoro e procedo di maglie alte. Questa volta non ho più il riferimento dell'angolo, però abbiamo quello della manica, quindi arrivo fino alla manica. Sono arrivata alla manica, ora dovrò fare il mio riferimento della decorazione in base a quello di questa riga qua, quindi procedo in linea retta e sarà su questo punto. Nel mio caso sono 12 maglie alte prima di fare il riferimento. Sono arrivata alla mia 12ª, una catenella, salto una maglia di base, nella successiva una maglia alta e ho fatto il mio primo riferimento. Vedete? Adesso dovrò fare altre 12 maglie alte e andrò a fare il mio secondo riferimento. Sono arrivata di nuovo alla mia 12ª, una catenella, carico il filo, lascio uno spazio, in quella successiva maglia alta. Di nuovo 12 maglie alte per arrivare a questo qua della riga precedente. Di nuovo una catenella, salto una maglia di base, maglia alta in quella successiva. Dopodiché procedo in maglia alta lungo tutto il torace, non dovremo più fare angoli, e chiuderò la riga in questo modo, con una maglia bassissima, quindi procedo fino alla fine. Ho concluso la riga, ora faccio le mie 2 catenelle per alzarmi, continuerò fino alla maglia prima del mio riferimento e farò i 2 buchi. Ecco qua, vedete, mi sono fermata una maglia prima del mio riferimento, una catenella, maglia alta dentro al buco, una catenella, salto una maglia di base, nella successiva una maglia alta. Ora procederò facendo questa lavorazione su tutti gli altri punti, chiudo la riga, faccio un'altra riga di sole maglie alte. Ok, come vedete ho finito anche il giro di maglie alte, quindi questo è il risultato finora. Ora dovremo ripetere praticamente questa riga in cui segniamo il riferimento, la riga dei 2 buchi laterali al riferimento e la riga di maglie alte per 3 volte. E scendiamo sempre mantenendo lo stesso numero di maglie, quindi il prossimo giro il riferimento sarà in verticale rispetto a questa linea e a questa linea e poi procederemo alternando il motivo. Ok, una volta finito l'ultimo giro, quindi di 3 blocchi, avremo un busto di circa 17 cm con uno sprone di circa 9 cm. Quindi quello che dovremo fare adesso è fare la parte delle mutandine. Quindi andiamo a tagliare questo filo qua, chiudo con una maglia bassissima e vado a riagganciare il filo
a metà. Partiremo dalla metà frontale della decorazione, quindi parto a metà in questo modo, infilo l'uncinetto, infilo il mio cappio, faccio passare il cappio e faccio 2 catenelle. Ora, mentre vado a fare la mutandina, finché avrò spazio continuerò a ripetere il mio pattern. Adesso facciamo una riga normale e poi inizieremo con le diminuzioni. Quindi in questo giro io vado a fare, come normalmente durante la lavorazione del busto, il mio riferimento del disegno in linea verticale rispetto ai 3 precedenti. Una volta arrivati all'altra metà del body ci fermiamo, quindi abbiamo lavorato solo una metà. Facciamo 2 catenelle per alzare il lavoro, 1, 2, ci giriamo in questo modo e andiamo a lavorare una diminuzione. Una diminuzione vuol dire entro nella maglia successiva, tiro fuori il cappio, lavoro come per fare una maglia alta, ma faccio uscire solo le prime 2 asole, carico di nuovo il filo, entro nella maglia successiva, prendo il filo e tiro fuori di nuovo solo 2 asole, dopodiché carico il filo e chiudo tutto in una maglia sola. Ora procediamo normalmente con le nostre maglie alte e facendo il nostro pattern, lavorando quindi un buco prima e un buco dopo rispetto al riferimento che abbiamo appena fatto. Quindi lavoriamo solo su metà del body e dovremo fare all'inizio e alla fine una diminuzione. Arrivati verso la fine ci fermiamo 2 maglie prima del termine e faccio la mia diminuzione, quindi carico il filo, entro nella maglia successiva e tiro fuori solo 2 asole, carico il filo, entro in quella che è in realtà la seconda catenella che abbiamo fatto per alzare il lavoro, carico il filo, tiro fuori 2 asole, carico e chiudo tutto in una stessa maglia. Faccio 2 catenelle, giro il lavoro e di nuovo una diminuzione, quindi entro nella maglia successiva in questo modo, tiro fuori, carico, entro in quella successiva, tiro fuori e chiudo con un unico punto. Procedo con le maglie alte. Io adesso sono a questo punto del disegno e quindi lavorerò le maglie alte normali. Anche a questo giro ci fermeremo 2 maglie prima del termine della riga e faremo un'altra diminuzione. Anche qui mi fermo quindi 2 maglie prima del termine, entro nella prima, tiro fuori 2 maglie, entro nella seconda catenella che abbiamo fatto per alzarci, tiro fuori 2 maglie e chiudo in una maglia sola. Di nuovo 2 catenelle, giro il lavoro, entro nella prima maglia, entro nella seconda maglia e faccio la mia diminuzione. Vedete che pian piano si sta creando una forma di piramide. Adesso dovrò ricominciare col mio disegno. In questo caso continuo la lavorazione fino a questo disegno, in modo da creare il mio riferimento. Lo farò qua e lo farò qua. Intanto io continuo a fare le mie righe di diminuzione. Procediamo in questo modo fino a quando non avremo una base di 15 catenelle.
quindi continuiamo a ristringere questa parte davanti fino a quando non avremo 15 catenelle. Per quanto riguarda la parte del disegno, andremo avanti a replicare il disegno finché non ci fermiamo a 2 maglie prima l'inizio del disegno da 3, quindi dal disegno più largo, perché dopo un po' non avremo più lo spazio per ricreare in modo uniforme il disegno. Quindi una volta arrivati a quella larghezza procederemo con sole maglie alte e continuiamo a diminuire in questo senso. Ok, una volta fatte le nostre 15 righe con una diminuzione all'inizio e alla fine, dovremo fare la riga per le asole, quindi noi abbiamo 15 maglie di base, faccio una catenella, giro il lavoro in questo modo e entro facendo 2 maglie basse in questo modo, 2 catenelle, salto 2 maglie di base, nella terza entro e faccio una maglia bassa, quindi avremo 2 maglie basse, 2 maglie vuote e una maglia bassa. Allo stesso modo dovremo fermarci 1, 2, 3, 4 righe prima, 4 maglie prima della fine, quindi procedo di maglie basse fino a quel punto. Uno, 2, 3, 4, quindi ancora una, faccio le mie 2 catenelle, salto le 2 maglie di base, entro nella terza, faccio una maglia bassa e un'ultima di chiusura, dopodiché una catenella, giro il lavoro e vado a fare una maglia bassa sopra ogni maglia bassa e dove ho il buco delle asoline per i bottoni entro e faccio le mie 2 maglie basse, dopodiché riprendo a fare una maglia bassa sopra ogni maglia bassa. Entro nel buco, faccio le mie 2 maglie basse e concludo con maglie basse. A questo punto posso tagliare e ho finito, diciamo, la parte delle mutandine del fronte. Allora, chiudo così, in questo modo. Poi posso nascondere il filo. In questo modo e poi posso tagliare anche la codina. Ok, quindi abbiamo terminato la parte, diciamo, frontale della mutandina, che è quella anche della decorazione. Io qua ho già fatto il retro, che è identico, semplicemente non ripetiamo il disegno della decorazione. Vedete, di qua c'è e dietro invece saranno semplicemente maglie alte. Ho già attaccato i bottoncini qua sul retro e quello del collo, quindi una volta fatto dovremo semplicemente inserire i bottoncini nelle asoline ed ecco qua, abbiamo terminato il nostro body. Lo faccio vedere intero. Allora, grazie per avermi seguita, vi ricordo di iscrivervi al mio canale in modo da non perdervi neanche un video, buona giornata e ciao!